Rieccoci quest'oggi con due mazzi di oracoli, ossia gli oracoli dell'energia delle fiamme gemelle di Agata Giordano e ovviamente i messaggi d'amore. Entrambi mazzi molto romantici che ovviamente parlano d'amore. Quest'oggi sarà un video a doppia variante, ovviamente, quindi avremo variante 1 e variante 2 tra le quali potrete scegliere. E che cosa appunto andremo a chiedere ad entrambi i mazzi, quindi userò entrambi i mazzi per ciascuna variante. Mi sta pensando in questi giorni di festa, nonostante in qualche modo questa persona sia lontana da me, sia per esempio con la compagna ufficiale, con la moglie, con la fidanzata, gli manco? Che cosa ha intenzione di fare? Come pensa di agire nei miei confronti? Pensa di chiamarmi? Pensa di cercarmi? Ha voglia di rivedermi ovviamente a breve? Quindi cerchiamo di capire effettivamente come sta senza di voi questa persona con la quale evidentemente voi avete una storia, una frequentazione chiaramente nascosta, clandestina, proprio perché questa persona evidentemente è impegnata altrove. D'accordo? Ovviamente, ripeto, io userò entrambi i mazzi per ciascuna variante, di modo che, diciamo, andremo proprio nello specifico, nel dettaglio, in riferimento ai suoi pensieri, quindi a quello che realmente ha nel cuore per voi e ovviamente anche le sue intenzionalità, progettualità in riferimento a voi e alla vostra storia nascosta. Dunque, possiamo appunto iniziare con la prima variante e ovviamente iniziamo a mescolare questo meraviglioso mazzo dei messaggi d'amore e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque appunto scelga questo video, in particolare questa variante, ecco, cerchiamo di capire se la persona appunto che voi avete nel cuore, persona con la quale avete una storia nascosta e clandestina perché è impegnata altrove, se vi sta pensando. Vediamo un po'. Perfetto, e ora procediamo appunto al mescolare gli oracoli di Agata Giordano, quindi cerchiamo appunto di capire effettivamente questa persona cosa vorrebbe dirvi, cosa pensa, cosa prova per voi. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come potete vedere, ovviamente questa è una stesa libera che prevede appunto l'estrazione di 6 oracoli, ovviamente dei messaggi d'amore e dell'energia delle fiamme gemelle. Andremo ovviamente a leggere chiaramente oracolo per oracolo. Dunque, iniziamo appunto dal primo oracolo dei messaggi d'amore. Allora, e qui iniziamo subito con il perdonare. Sto lottando molto per superare il passato e per dimenticare, diciamo, tutto quello che ovviamente è stato anche il nostro passato, gli elementi più negativi, diciamo, del nostro passato. Questa persona evidentemente ha un passato alle spalle non facile, o con voi o con un'altra persona, in particolar modo per esempio con la compagna ufficiale, rapporto
per lui particolarmente doloroso e ovviamente fallimentare. Quest'uomo credeva in questo rapporto che poi si è visto naufragare e di conseguenza evidentemente questo rapporto gli ha lasciato comunque delle ferite. È chiaro che questa persona sa che comunque deve fare ancora un certo percorso, un lavoro importante, soprattutto ovviamente interiore, quindi dentro se stessa ovviamente questa persona, proprio per cercare di superare appunto comunque il dolore, la frustrazione, la diciamo forte disillusione provata a seguito appunto di un rapporto, ripeto, in cui credeva, ma che si è poi ovviamente rivelato assolutamente fallimentare. Quindi il rapporto ovviamente con la compagna ufficiale o magari anche altri rapporti precedenti a quello con la compagna ufficiale, però comunque tutte situazioni un po' difficili comunque da superare. Ecco, questa persona sta lottando, lo sta facendo per voi, proprio perché vuole avvicinarsi a voi, diciamo, con un animo molto più leggero sicuramente, proprio per evidentemente riuscire a vivere anche un futuro altrettanto più sereno e ovviamente più leggero. Quindi questa persona sta lottando per cercare proprio anche di in qualche modo evidentemente distaccarsi definitivamente dal passato, quindi anche dalla compagna ufficiale. Non so se questa persona ve lo abbia mai detto, ve lo dico io altrimenti. Ecco, questa persona ha intenzione di chiudere con la compagna ufficiale, non vuole rimanere a vita con questa donna, assolutamente, anzi, e ovviamente sta facendo di tutto, soprattutto a livello emotivo, per diciamo superare comunque vari ostacoli, dubbi, perplessità, vicissitudini interiori. Ripeto, perché il rapporto con la compagna ufficiale è stato veramente brutto ed è veramente brutto e fallimentare per lui, quindi ha tutto l'interesse e l'intenzione di chiudere ovviamente con il passato, ma chiaramente deve lottare molto, sa che deve faticare, soprattutto che evidentemente deve fare anche un lavoro interiore molto importante, d'accordo? Probabilmente questa persona deve anche perdonare, qualcosa a questa donna, che potrebbe o averlo tradito, oppure in qualche modo potrebbe averlo deluso a tal punto da in qualche modo allontanarlo addirittura dall'amore per un certo periodo di tempo, prima ovviamente che incontrasse voi. Quindi sicuramente deve eliminare del rancore quest'uomo, ovviamente anche dal suo animo. È un atteggiamento molto nobile da parte di quest'uomo, perché evidentemente vuol vivere il rapporto con voi in maniera totalmente serena e pulita, lontano appunto anche da eventuali emozioni negative, quindi non vuole proprio sporcare, intaccare voi e il vostro rapporto. Il rancore intacca, ragazzi, anche rapporti nuovi, ferite mai rimarginate, situazioni anche di ripicca, di dispetti, lotte, minacce, quindi situazioni anche pesanti che lui potrebbe vivere con la compagna ufficiale. Lui non vuole che tutto questo vada in qualche modo appunto a rovinare, a sporcare il vostro rapporto e sta lottando per questo, assolutamente. Vediamo in seconda posizione cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo proprio la figura del Caesar, quindi appunto di colui che ha inseguito e che insegue. Ecco, questa è una persona che obiettivamente, vedete, ha bisogno di leggerezza, ha bisogno di serenità ed è sicuramente una persona che in questo momento, ripeto, ha degli obiettivi anche molto pesanti, a mio avviso, in riferimento al suo passato, la situazione con la compagna ufficiale che lui vuole portare assolutamente a ovviamente chiusura e vuole vivere in totale leggerezza qualsiasi altra situazione, quindi ovviamente anche il rapporto ovviamente con voi. Ecco, questa è una persona che ovviamente, evidentemente ha dato tanto, anche nei rapporti precedenti o anche, ripeto, alla compagna ufficiale. Deve aver sopportato tanto quest'uomo obiettivamente, Di conseguenza in questo momento questa persona vuole un rapporto paritario, cioè con voi, nel momento in cui questa persona ovviamente sia pronta a dare a voi, vuole ricevere altrettanto, non vuole dare
più di quanto riceva, proprio perché evidentemente questa persona in qualche modo deve aver dato tanto in passato, quindi vuole assolutamente un rapporto paritario, cioè in caso lui vi dia 100, vuole altrettanto, d'accordo? Quindi non ammette in qualche modo di ricevere meno di quanto lui possa dare, proprio perché evidentemente questa persona, ripeto, ha sopportato tanto e deve aver anche sofferto, con questa donna che ovviamente in questo momento mal sopporta, perché vedete cerca in tutti i modi di ovviamente starle lontano, di non pensare, d'accordo, di non soffermarsi troppo sul dove, come, quando ovviamente lui possa stare e debba ancora obbligatoriamente stare con lei, in particolar modo in questi giorni ovviamente di vacanza, d'accordo? Quindi cerca proprio di svagare, vedete, proprio la mente e non soffermarsi troppo sulla sua condizione ovviamente matrimoniale, comunque diciamo di rapporto con l'altra, proprio perché questa situazione lo andrebbe troppo ad appesantire, d'accordo? Mentre cerca di in qualche modo pensare a qualcosa che sia molto più, vedete, gioioso, leggero, sereno, quindi evidentemente a voi, d'accordo? Ma questa persona deve essere stata effettivamente particolarmente, ripeto, vessata e delusa dal rapporto con questa donna, è effettivamente una persona appesantita, cioè questi due oracoli, diciamo soprattutto affiancati, rappresentano un forte appesantimento della situazione interiore, per cui c'è proprio la volontà di fuggire da una situazione che sino ad ora gli ha creato non poche difficoltà, quindi il bisogno proprio di staccare da determinate ovviamente situazioni. Vediamo ora ragazzi in terza posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo ovviamente l'insoddisfazione, non sono felice per come le cose stanno andando. Questa persona lontana da voi sta proprio malino, effettivamente. Allora, è una persona che, vedete, quasi disperata, cioè vorrebbe questa persona ovviamente starvi più vicina, vorrebbe poter trascorrere più tempo con voi, vorrebbe potervi vedere, vorrebbe poter diciamo beneficiare maggiormente del rapporto con voi, aveva preventivato che le cose andassero in maniera differente, ma le cose non stanno andando come evidentemente lui aveva programmato e progettato. Di conseguenza, ecco che questa persona, diciamo che senza di voi si sente chiaramente un po' persa, proprio perché obiettivamente è una persona molto infelice con questa donna. Ci sono delle problematiche molto difficili, ovviamente, in questo momento che portano questa persona a voler effettivamente staccare un po' con la realtà quotidiana perché le cose non stanno procedendo come avrebbe voluto questa persona. A mio avviso, avrebbe voluto chiudere prima con lei e evidentemente iniziare prima una storia, una nuova storia con voi. Però chiaramente le cose non sono andate appunto come lui avrebbe voluto o aveva anche magari preventivato e di conseguenza questa persona si sente insoddisfatta proprio perché voi gli mancate veramente tanto, effettivamente appare una persona non felice, quindi questa non è una persona che sta bene, nonostante magari dinanzi a voi possa apparire brillante, tutto sommato soddisfatta, no, questa persona ha dei problemi, non sta affatto bene, è molto appesantita, un animo particolarmente triste, inappagato, insoddisfatto, le cose non stanno andando come vorrebbe, vorrebbe avervi al proprio fianco, vorrebbe chiudere con il suo passato, vorrebbe vivere di maggior serenità, vorrebbe in qualche modo vivere situazioni anche più leggere, però è chiaro che sicuramente la situazione in questo momento non è proprio semplice, evidentemente soprattutto nei periodi di festa chiaramente sente molto di più, ecco, lo scollamento, la differenza tra ciò che vive, obbligato a vivere, ciò che invece vorrebbe, dovendo evidentemente stare lontano da voi e obbligatoriamente invece vicino a lei. Quindi la sente ancora di più, è l'amarezza della situazione. Non è una persona felice, proprio per niente. Rimanda delle energie tristi, mi rattrista molto questa persona effettivamente, perché sono tre oracoli piuttosto pesantini, di chi comunque non ha avuto una vita sempre così semplice, soprattutto, ripeto, un passato deludente, fallimentare e un presente difficile da in qualche modo portare avanti.
Passiamo ora ragazzi ai 3 oracoli delle energie, appunto delle fiamme gemelle di Agata Giordano. Vediamo un po' cosa vorrebbe dirvi questa persona. Ragazzi, di nuovo, lottare per stare insieme. Ma quanto vi vuole quest'uomo? Ma quanto amore ha quest'uomo per voi? Bellissima questa cosa, del lottare, molto bella. Allora, lottare, cosa vi ho detto qua? Sto lottando. Questa è la magia ovviamente meravigliosa del principio di sincronicità che guida le stese, questo sempre, però chiaramente dal mio punto di vista ogni volta poterlo verificare è veramente di grande soddisfazione. Lottare, lottare, sto lottando, lottare per stare insieme. Allora, questa persona ha ancora tante cose da sistemare, ve l'ho detto, un passato difficile. Tagliare rami secchi lo vuol fare, certo, perché non ne può più, abbiamo appena detto, ma per stare insieme a voi. Cioè, bellissima questa cosa, veramente molto bella. Quindi questa è una persona che vi vuol bene. In caso voi abbiate avuto il dubbio, ma sta con me per sfogo erotico o perché prova qualcosa? No, no, qui prova qualcosa, ok? Sta lontando per voi. Ve l'ho detto, per eliminare un passato difficile, per stare insieme. Quindi bellissima questa carta, veramente molto molto bella. Vediamo ora, ragazzi, invece in seconda posizione che oracolo abbiamo. Allora, dammi un'altra possibilità. Allora, questa persona sa che ovviamente potrebbe un po', diciamo, ecco, farvi perdere la pazienza, nel senso che evidentemente questa persona sa che o diciamo potete vedervi poco, riuscite magari anche a sentirvi poco, a stare poco insieme, quindi questa situazione potrebbe magari in qualche modo stancarvi o in qualche modo sta tirando magari un po' troppo la corda, vi sta chiedendo troppo, di avere un po' troppa pazienza. Ecco che questa persona ha paura di perdervi, di conseguenza in questo momento sta, diciamo, sperando che voi possiate dargli appunto un'altra possibilità. Quindi che voi siate comunque disposte e disponibili a pazientare, ovviamente ancora un po' in riferimento a questa situazione, comprendendo anche empaticamente che evidentemente la sua situazione non è ovviamente così semplice. Vuole da voi un'altra possibilità questa persona, vuole in qualche modo poter fare qualcosa di bello, vuole poter costruire qualcosa di bello insieme. Probabilmente o non ve ne sta parlando di questa lotta, diciamo, che sta portando avanti per voi, o comunque una persona che evidentemente omette dei dettagli importanti che a voi farebbero piacere, ma di cui lui evidentemente non parla. In realtà dovrebbe, perché ripeto, sono situazioni che a voi renderebbero più che felici ovviamente, però evidentemente lui non ve ne parla, magari per pudore, per discrezione, magari per paura di non riuscire a farcele, quindi di rischiare di illudervi. Fatto sta che questa persona non vi dice molte cose importanti, molta, diciamo, progettualità e carne al fuoco che lui evidentemente ha, che a voi invece renderebbe felice. Chiaramente invece magari comportandosi in questo modo senza dare determinate spiegazioni rischia di perdervi, se ne rende conto, però non parla questa persona, non vi esplicita bene tutto, ci sono delle cose di cui dovrebbe evidentemente parlarvi, non lo fa però, fa fatica ad aprirsi evidentemente o non vuole aprirsi questa persona. Fatto sta che vi chiede un'altra possibilità perché sa che vi sta chiedendo troppo, d'accordo? Quindi evidentemente questa persona ha proprio paura di perdervi, d'accordo? Quindi carta ulteriormente importante. Vediamo ora in quest'ultima posizione che cosa abbiamo. Mi dispiace. Allora, sicuramente questa persona innanzitutto non vuole ovviamente più stare lontana da voi, è una persona dispiaciuta per come evidentemente sta portando avanti la situazione, si rende conto che sta tirando troppo la corda e gli dispiace. Questa è una persona molto molto consapevole, è una persona razionale, lucida,
ma io direi anche di buon cuore. Questo non è il classico approfittatore, non è il classico avventuriero. Questa persona vuole stare insieme a voi, vuole avere un'altra possibilità, è dispiaciuta magari nel non potervi vedere e sentire in questi giorni. Ovviamente però questa persona vuole stare con voi assolutamente, d'accordo? Anche se effettivamente è molto dispiaciuta, è triste questa persona, ragazzi, sia ovviamente con queste tre carte che anche chiaramente con queste altre dichiarazioni molto belle nei vostri confronti, questo d'accordo, però è una persona molto dispiaciuta, una persona triste a cui mancate, che vorrebbe stare sin d'ora con voi. Questa è una bellissima dichiarazione d'amore, lottare per stare insieme. È una tra le carte più belle effettivamente di questo mazzo. Quindi vuole un'altra possibilità, vuole che voi abbiate ancora pazienza ed è dispiaciuta questa persona sinceramente per le attese, per le difficoltà che ovviamente crea nel vostro rapporto. Quindi è consapevole, di in qualche modo a volte tirare un po' troppo la corda. Quindi per rispondere alla domanda della stesa mi pensa assolutamente sì. Questa persona sta facendo di tutto e farà di tutto per poter stare ovviamente con voi. È una persona che conta ovviamente di rivedervi e sentirvi presto, una persona che ha paura di perdervi e non vuole assolutamente perdervi, ed è una persona che ha un passato ancora da gestire, sta lottando per sistemare la situazione, quindi evidentemente aspettatevi anche un cambiamento in futuro. Sta bene con la compagna ufficiale, ma io direi proprio per niente. Questa non è assolutamente una persona che sta bene, anzi questa è una persona molto triste che sta male ovviamente senza di voi, pensa a voi, vorrebbe scusarsi con voi per queste attese, ovviamente per questa lontananza, d'accordo? Quindi una stesa a voi molto favorevole, che però ripeto denota un atteggiamento molto triste da parte di questa persona. Povero, non è proprio serena, questa persona, quest'uomo, direi proprio di no. Ma ce la farà, sta lottando, ragazzi, chi lotta per amore. Ok, quindi cercate anche magari da parte vostra di mostrare comprensione, tenerezza, dolcezza, vivacità nel momento in cui questa persona vi tornerà a cercare perché la vuole, un'altra possibilità e ha voglia ovviamente di vedervi. D'accordo? Stesa struggente, diciamo, da romanzo ottocentesco, è una stesa molto bella che denota però un bel sentimento, quindi comunque a me piace, d'accordo? Da bravo cancro io amo le situazioni struggenti d'amore, d'accordo? Quindi comunque una bella stesa, va bene? Dunque, ovviamente ragazzi, come sempre la vostra variante termina qui. Mi raccomando, dal vostro punto di vista, chiaramente si tratterà di dover ancora avere pazienza, ma come sempre mettetevi come priorità, ragazzi, mi raccomando, la vostra vita deve avere valore, a prescindere da questa persona e da quello che farà questa persona e dalle sue beghe familiari. Mi raccomando, mettete come priorità la vostra vita, andate avanti con i vostri progetti, come sempre mi raccomando, buon percorso karmico e ovviamente a presto! Rieccoci con la seconda variante e dunque appunto possiamo iniziare a mescolare i messaggi d'amore, gli oracoli dei messaggi d'amore e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire a cosa sta pensando in riferimento a voi e al vostro rapporto l'uomo con il quale avete una storia clandestina. In questi giorni è obbligato a stare con la compagna ufficiale. Vediamo un po'. Perfetto. Ed ora invece appunto mescoliamo il mazzo degli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano, sempre ovviamente per il principio di sincronicità. Vediamo cosa vorrebbe dirvi, vediamo un po'.
Dunque, come potete vedere, qui abbiamo appunto 6 oracoli, quindi 3 dei messaggi d'amore e 3 ovviamente dell'energia delle fiamme gemelle. Oracoli che ovviamente verranno spiegati, quindi scoperti chiaramente uno alla volta. Iniziamo dunque dal primo oracolo, appunto, e vediamo che cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo ovviamente il runner, quindi chi scappa, chi fugge, non voglio più scappare. Allora, questa persona nei vostri confronti potrebbe aver mostrato inizialmente, o magari anche in maniera saltuaria, diciamo un atteggiamento di fuga, comunque magari momenti di disinteresse. Ecco, questa persona in questo momento è pienamente consapevole del fatto che non voglia più allontanarsi da voi, anzi non vuole più rinunciare ai propri sentimenti e non vuole più scappare dai propri sentimenti. Quindi questa è una persona che vuole vivere, diciamo, il vostro rapporto in maniera coraggiosa, cosa che in passato non ha mai fatto. Ora, questa persona potrebbe aver affrontato magari altre storie extra, diciamo, coniugali ed essere fuggito da situazioni di questo genere. Ad oggi questa persona con voi evidentemente non vuole più scappare perché magari voi gli piacete proprio tanto. Quindi questa è una persona che ha tutta l'intenzione di rivedervi e stare con voi, quindi non vuole assolutamente rinunciare a voi. Questa è una bellissima dichiarazione e soprattutto è molto consapevole questa persona, cioè ne sta parlando con se stessa questa persona. Ha capito di essere fuggita, magari di aver avuto un atteggiamento un po' superficiale ad inizio storia con voi. Ecco, questa persona non vuole più essere così superficiale, questa persona vuole rimanere al vostro fianco, vuole essere più coraggiosa, mostrarsi più forte e determinata seguendo il proprio cuore, quindi anche metaforicamente non vuole scappare dai suoi sentimenti, quindi da quello che evidentemente pensa e prova. D'accordo? Quindi ha tutta l'intenzione di vivere il vostro rapporto in maniera molto coraggiosa e ovviamente molto determinata. Vediamo ragazzi in seconda posizione che cosa abbiamo. Allora, avvenimenti inaspettati, le cose non sono andate come io avevo pianificato. Allora, questa carta, diciamo, rispetto ad una carta estratta nella variante precedente, dove c'era comunque rammarico per una situazione, diciamo, che in qualche modo non stava procedendo esattamente come il soggetto della stesa aveva preventivato, ecco, in questo caso invece questa carta ci parla di sì, cose che comunque non sono andate come lui aveva pianificato, ma non in maniera particolarmente, diciamo, negativa o pesante, come invece per chi ha scelto la variante precedente. In questo caso questa persona è, diciamo, stata piacevolmente colpita da avvenimenti inaspettati, magari anche da vostre reazioni che gli sono particolarmente piaciute. Sì, che hanno scioccato questa persona, probabilmente magari non si aspettava magari da se stesso di provare certi sentimenti, magari non si aspettava da parte vostra certi sentimenti, quindi magari questa persona pensava che tra voi sarebbe rimasta semplicemente una storia di letto, d'accordo? Quindi situazioni inaspettate, però in questo caso positive, motivo per cui vedete che lui ora non vuole più scappare, d'accordo? Quindi questa persona evidentemente ha vissuto, sta vivendo con voi una storia, una frequentazione molto diversa da come se l'era in qualche modo preventivata, cioè evidentemente si aspettava una situazione molto più superficiale e magari era partito proprio con il piede della superficialità. Ecco che invece qualcosa è cambiato, avvenimenti inaspettati che hanno portato, vedete, questa persona ad avere una reazione sì scioccata, diciamo momentaneamente, ma comunque molto compiaciuta, proprio perché questa persona, diciamo che
ha vissuto le situazioni in maniera molto positiva e sicuramente in maniera molto diversa, d'accordo? Quindi evidentemente non si aspettava uno sviluppo del genere, quindi un coinvolgimento del genere, magari anche i vostri atteggiamenti, vostre parole, vostre reazioni o sue reazioni di fronte magari a determinati fatti legati alla vostra storia, d'accordo? Quindi situazioni sicuramente mai pianificate, impreviste, ma comunque felici, d'accordo? Che comunque sì, inizialmente hanno un po' scioccato questa persona, però in maniera in questo caso rispetto alla variante precedente in maniera comunque molto positiva, d'accordo? Quindi questo va a spiegare un po' il perché ad oggi questa persona, diciamo, si senta comunque quasi in dovere di non fuggire più da questi fatti inaspettati, ma anzi cercare di capirli meglio, di approfondire meglio come stiano andando realmente le cose e ovviamente i sentimenti che vi legano. Vediamo ragazzi ora invece in terza carta, terza posizione, che cosa abbiamo. Che bella questa carta, mamma mia, anche questa persona proprio come per chi ha scelto la variante precedente si è creato un bel legame. Questa è una persona che ha un'immagine molto molto bella di voi e ovviamente della vostra storia. Infatti questa è la carta del legame tra anime, un legame davvero stretto, ok? Io mi sento sempre connesso a te, cioè anche nel momento in cui voi non vi vediate, ecco che questa persona comunque sente, vedete, di percorrere la medesima strada con voi, quindi di essere comunque vicina a voi, di essere affine a voi. Questa persona si sente sempre connessa, molto spesso nel momento in cui voi andiate a pensare a lui, anche lui sta pensando a voi. C'è un legame, questa è la carta del legame karmico comunque ragazzi, cioè era praticamente destino incontrare questa persona, qui non c'è niente da fare, Quindi questa è una persona sicuramente, diciamo, dallo sguardo molto più ottimista in riferimento al vostro futuro, perché obiettivamente sente una connessione irrinunciabile con voi e soprattutto qualcosa di inscindibile. Cioè questa persona ritiene che tra di voi sia impossibile una chiusura o che le cose vadano male, perché anzi ritiene che il vostro legame sia una sorta di legame karmico e ha davvero ragione, perché evidentemente a livello di anime c'è qualcosa di molto profondo che vi lega. Qui non stiamo parlando di erotismo, non stiamo parlando di sessualità, qui parliamo di un rapporto di anime, d'accordo? Quindi nemmeno di propensioni caratteriali, di atteggiamenti, comportamenti o posture. Qui parliamo proprio di un legame tra anime che appena si sono viste e conosciute, si sono appunto riconosciute. Quindi evidentemente è un legame karmico, il vostro. Cioè evidentemente eravate destinati ad incontrarvi. Ecco perché questa persona quando vi pensa dà per scontato che anche voi stiate pensando a lui e probabilmente è proprio così. Tante volte pensa di non dovervi raccontare o parlare perché questa persona dà per scontato che voi già capiate quello che lui possa volervi dire. Quindi effettivamente è una persona che sì, d'accordo, è sicuramente dispiaciuta dalla lontananza, però in realtà non la vive malissimo. Perché? Perché sa che comunque voi siete sempre uniti e legati e che questo vostro legame è unico, cioè il legame che lui ha con la compagna ufficiale non ha niente a che vedere con il vostro. Anzi, questa persona dà per scontato che voi siate talmente simili che prima o poi voi siate destinati insieme. È molto fatalista questa persona, Vedete, pensa che prima o poi voi procediate lungo la stessa strada verso un orizzonte meraviglioso e sereno. Quindi questa persona dà per scontato che prima o poi voi starete insieme. È convinta questa persona perché vi sente veramente dentro. Ripeto, un legame di anime, qui non c'entra l'erotismo, qui non c'entra il carattere, qui parliamo di anime, quindi un legame karmico a cui lui sente di aderire da quando conosce voi. D'accordo? Quindi, ripeto, per carità, sicuramente non è felice questa persona di starvi, ecco, lontana, però obiettivamente non gli pesa così tanto, magari come il soggetto della variante precedente, perché? Perché però è sicura questa persona, è sicura di voi.
perché è sicura che quello che vi lega è inscindibile. Quindi si fida molto di voi, e ha ragione, perché questa è la carta proprio del legame karmico, quindi era destino per voi incontrare e conoscere questa persona. Molto particolare questa stesa, veramente molto particolare. Non vuole più fuggire, vuole stare accanto a voi, sa che comunque anche senza parlarvi tra voi c'è dialogo e non si aspettava tutto questo. Probabilmente non si aspettava di incontrare nel cammino della sua vita la sua anima gemella. A proposito di fiamme gemelle, passiamo ora a queste altre carte. Vediamo un po' cosa vorrebbe dirvi. Ragazzi, allora, c'è un filo che ci lega. Allora, anche in questa variante, come nella variante precedente, ragazzi, questa è la magia del principio di sincronicità. Qui stiamo dicendo la stessa cosa. Cosa vi ho detto? Ovviamente in questa posizione c'è qualcosa di molto profondo che vi lega, un legame karmico. Ecco, c'è un filo che ci lega, ripeto, nonostante difficoltà, chiaramente momenti di lontananza, tipo in questi giorni, d'accordo, di festività, nonostante tutto questa persona sa che c'è un filo che vi lega. Ragazzi, qui dovrei ripetervi la stessa identica cosa che vi ho detto in riferimento a questo arcano. Praticamente, diciamo, sostengono, ecco, la stessa tesi, che tra voi e questa persona ci sia un bellissimo legame di connessione. D'accordo, quindi una carta veramente molto bella, per cui questa è una sorta di dichiarazione, ripeto, anche di progettualità, perché questa persona, come vi ho detto poco fa, dà per scontato che prima o poi le vostre strade si incontreranno in maniera definitiva. Quindi questa persona sa che c'è qualcosa che inevitabilmente vi lega e vi legherà ovviamente anche in futuro. D'accordo? Vi sente questa persona? È come se voi riusciste a parlare a chilometri di distanza. Non c'è niente da fare, è un legame karmico, e lui lo sa, ne è pienamente consapevole. È molto, ripeto, fatalista questa persona, sa che c'è quel filo rosso che lega ovviamente noi a determinati individui che prima o poi andiamo ad incontrare inevitabilmente nella vita, e lui pensa proprio di aver trovato questo individuo in voi. Seconda carta, vediamo un po'. Ragazzi, che vi devo dire? Arriverà il nostro momento. Allora, cosa vi ho detto sino ad ora? Che questa persona dà per scontato che prima o poi voi siete destinati a stare insieme. Cosa vi dice, ovviamente, cosa vi racconta questa carta? Arriverà il nostro momento, prima o poi voi starete insieme in maniera definitiva, quindi avrete modo di rivedervi, di risentirvi, di vivere dei momenti meravigliosi insieme. La situazione per lui non deve fermarsi, non si ferma qui, andrà sicuramente avanti dal suo punto di vista perché il destino vuole così. Quindi tra di voi c'è il destino che ci ha messo la mano sul zampino e di conseguenza arriverà ovviamente il vostro momento. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona ovviamente molto felice di avervi incontrato. Ripeto, sicuramente non è felice nello starvi lontana a questa persona, però ripeto, non gli pesa così tanto, non la vive male questa situazione, ma non perché non vi voglia, anzi perché dà già per scontato che voi siate destinati a stare insieme. Questa persona ne è tremendamente convinta, quindi questa persona potrebbe aspettare anche mesi e anni, cioè non è un problema per questa persona l'aspettare, perché sa che prima o poi il destino vi unirà. Convinta questa persona, e che quindi arriverà anche il momento di vivervi appieno. Ma molto bella questa stesa, molto particolare, capita di rado, effettivamente. Vediamo ora, ragazzi, in questa... Ragazzi, ma questa è una stesa pazzesca. Ti amo ancora, mamma mia. Allora, questa persona dà per scontato che voi possiate anche esservi conosciute addirittura in altre vite. Addirittura. Quindi questa persona pensa di avervi amato in un'altra vita, o comunque dal primo momento che vi ha visto, questa persona ha perso la testa per voi. Per cosa?
per qualcosa. Non c'è una spiegazione. Non è stato solo il vostro corpo, il vostro sguardo, la vostra bellezza, il vostro charme. C'è qualcosa di più, un filo. Questa persona da quando vi ha visto è rimasta folgorata e il cuore ha iniziato a battergli forte al punto da far pensare a questa persona di essere innamorata di voi, di aver perso la testa per voi. Allora, o la vostra storia dura da tanto tempo, per cui questa persona ha questo tipo di sentimento così forte, perché l'amore è un sentimento molto forte, oppure questa persona vi sta dietro da tempo, magari vi ha curata, diciamo, da molto tempo, per cui evidentemente prova un sentimento molto forte ed evidentemente molto potente per voi evidentemente, oppure questa persona, ripeto, dà proprio per scontato il fatto che voi apparteniate ad un'altra vita, perché questo è un legame karmico, io ve lo confermo, sicuramente c'è qualcosa in più rispetto a qualsiasi altra coppia in questo rapporto, ovviamente. Questa persona dà per scontato che prima o poi vi rivedrete, starete insieme sempre, e questa persona si sente proprio innamorata, si sente persa per voi, ecco perché non vuole più scappare, ecco perché. Ve l'ho detto, perché ora ha chiari i suoi sentimenti, perché sa che quello che vi lega è amore. Questa è una persona molto romantica, è una persona fatalista, è una persona che crede nel destino ed è una persona che vuole continuare a credere nel destino e ovviamente continuerà a credere nel vostro destino, nel destino che vi lega, in questo meraviglioso filo che vi lega. Questo è un sentimento molto forte, È una vera e propria dichiarazione d'amore. Quindi sono due varianti totalmente diverse. Chi sceglie la seconda variante sta vivendo un rapporto di un determinato tipo, chi ha scelto la prima variante sicuramente un altro rapporto. Qui siamo proprio agli antipodi, Questa è una persona molto più serena rispetto alla variante precedente, una persona che ha una visione molto più ottimistica in riferimento al futuro, anzi dà per scontato che prima o poi le vostre strade si uniranno definitivamente. È una persona che dà per scontato il fatto che voi siete sempre stati evidentemente destinati ad incontrarvi, ed è una persona che prova per voi un grande sentimento, perché qui parliamo d'amore, ed è una persona che, vi ripeto, o vi tiene d'occhio da tempo, per cui evidentemente ha scaldato il suo cuore vedendovi e pensandovi, oppure una persona che proprio è stata colpita dal classico colpo di fulmine, cioè qui c'è amore tra voi ovviamente e questa persona, d'accordo? Dunque ragazzi, questa stesa ovviamente termina qui, una stesa ripeto molto bella, di chi ha molta fiducia ovviamente in voi, nel vostro rapporto, direi completa fiducia in voi e nel vostro rapporto, una persona veramente in questo caso presa innamorata, quindi prova dei sentimenti molto importanti e conclamati nei vostri confronti, una persona che non vede l'ora di stare con voi, ma è sicura che prima o poi evidentemente voi starete di nuovo insieme. Quindi sicuramente, ripeto, una persona a cui mancate molto, ma che è molto fiduciosa nei confronti ovviamente del futuro. D'accordo? Quindi stesa stupenda questa, è proprio a legame karmico, bellissima questa stesa. Di conseguenza ovviamente ragazzi mi raccomando, dal vostro punto di vista cercate come sempre di mettervi come priorità, andate avanti ovviamente con la vostra vita a prescindere dal legame con questa persona, mi raccomando, mettetevi come priorità la vostra vita, la vostra felicità, ogni singolo giorno da vivere assolutamente appieno, perché la vita è meravigliosamente, ma tremendamente unica e preziosa, un destino che come vedete evidentemente in questo caso ci ha messo proprio lo zampino, questo è il famoso filo rosso, dunque vivetela, questa storia ovviamente. Come sempre mi raccomando, a questo punto direi a ben donde buon percorso karmico e ovviamente come sempre a presto.